hanno fatto, ok, per poter fare questa parte che sarebbe sostanzialmente la parte frontale, potevano tranquillamente studiare una cosa simile qua dietro. Cioè raga, è piatto. Tile, questo che è un 3x1, il tile 3x1, ok, ha una coloratura di mezzo tono diverso. È bello il design che gli hanno fatto, ma a parte che è bellissimo. Se vado in giro con una Vespa così io mi suicido. Posteriore della moto aborro proprio, cioè non ottimi i cupolini laterali sono fatti veramente ad hoc, devo dirvi. Perfetto ragazzi, eccoci qua per la mia ultima recensione. Prima di cominciare volevo ribadire le mie scuse, in quanto chi ha seguito le mie ultime due live ha potuto notare alcuni problemi di connessione e mi dispiace non essere riuscito a farvi vedere l'ultima parte della build, cosa che spero siate riusciti ad apprezzare nella intro di questo video, con un piccolo speed build della parte conclusiva del set. Benone, partiamo subito con la recensione
e non perdiamoci in chiacchiere, perché ne vedremo sicuramente delle belle. Lego Vespa 125, set uscito in collaborazione con uno dei più famosi brand al mondo, ma soprattutto uno dei simboli del design italiano. Sono 1106 pezzi per un prezzo complessivo di 99 euro. Iniziamo velocemente dal libretto di istruzioni. La parte introduttiva, devo dire, mi è piaciuta veramente tanto. Finalmente abbiamo rivisto delle informazioni introduttive come piacciono a me, interessanti e ben fatte. Ora, non voglio dire con questo che il manuale mi sia piaciuto in toto, anche perché ho rivisto di nuovo le pagine dei vari passaggi di costruzione di un colore grigiastro che odio veramente con tutto il cuore. Per fortuna, questa volta, anche grazie ai colori utilizzati per questa build, i vari passaggi risultano molto più chiari e non danno fastidio alla vista. Anche per questa build troviamo un foglio di adesivi che, devo dire, ci stanno nel complesso, ma sicuramente avrei preferito almeno un paio di elementi stampati con il marchio Vespa oppure Piaggio, e mi sarei più che accontentato. Così, vi dico la verità, mi lascia un pochino di amaro in bocca. Per quanto riguarda i colori utilizzati invece, sono rimasto veramente soddisfatto in tutto e per tutto. Anche se il blu pastello non è il mio colore preferito, mi piace l'idea del suo utilizzo, in quanto al momento del lancio negli anni 60 il blu pastello era l'unico colore disponibile per questa Vespa. Per non parlare poi delle ruote, per la prima volta utilizzate da Lego in due colori, che secondo me sono il vero tocco di classe. L'unica pecca che mi sento di evidenziare e dove secondo me non si può sorvolare è il fatto che Lego ha ancora alcuni piccoli problemi di omogeneità di cromatura, come si può ben notare sul parafango anteriore e non solo, dove questo slope curved risulta di una tonalità diversa dagli altri elementi circostanti. Tutta la costruzione si regge esclusivamente su una parte centrale che va a costituire la colonna vertebrale dell'intera build, interessante da costruire ma soprattutto veramente ben fatta. Come del resto veramente ben fatta e con stupore anche la parte superiore, dove verranno installati successivamente i due sedili. Il piantone dello sterzo anteriore veramente ben realizzato, sia per le sue dimensioni sia per la sua posizione di ancoraggio al resto della parte frontale del telaio, anch'essa realizzata in maniera eccelsa, anche se non mi ha per niente convinto l'utilizzo di cerniere per tenere il tutto assemblato assieme. Il sistema risulta troppo instabile e molto fragile. Sono pienamente convinto si potesse utilizzare un sistema diverso e più affidabile. Purtroppo questa non è stata l'unica cosa che non mi è piaciuta e mi dispiace veramente tanto, perché man mano che mi avvicinavo alla conclusione della build la mia delusione andava piano piano crescendo. I due sedili, non tanto per il posteriore, che secondo me bastava eliminare una fila di brick, regolare meglio la posizione e sarebbe stato perfetto, quanto per l'anteriore, decisamente inguardabile, completamente privo di curve e di realismo. Arrivando poi ai pezzi forti, dove ho raggiunto davvero l'apoteosi della mia delusione. Partiamo con il parafango anteriore, dove le due estremità non sono per niente collegate fra loro. Il tutto non funziona assolutamente, le due sezioni difficilmente riescono ad essere simmetriche ed il sistema risulta completamente traballante. Rimanendo sempre nella parte frontale, nella mia vita non ho mai visto uno sterzo di uno scooter, moto o che dir si voglia, girare a 360 gradi. Più che uno scooter mi sembrava un monopattino, non volevo veramente crederci. Un'altra grande delusione è stata tutta la parte posteriore della Vespa. Il sistema non segue le stesse linee e curvature morbide dell'intera struttura,
Forse si pensava che con la struttura del portapacchi il tutto venisse quantomeno camuffato. Invece vi garantisco non è stato così, andando quindi a creare un qualcosa di veramente brutto. Mi dispiace veramente tanto perché ci sono dei dettagli che mi hanno veramente entusiasmato, come ad esempio i poggiapiedi creati con una tecnica che mi ha lasciato davvero a bocca aperta. Il manubrio davvero ben realizzato, dotato di un grandissimo fanale anteriore davvero bello, ed il freno a pedale anch'esso un bel tocco di classe. Per non parlare infine delle realistiche curve delle due fiancate posteriori, facilmente rimovibili e dall'accurata attenzione ai dettagli del motore. Insomma, per concludere, da un set con almeno un'ottantina di pezzi in più rispetto al set 10269 Harley Davidson Fatboy, per chi non la conoscesse, attenzione, 16 più, o comunque con lo stesso numero di pezzi, se escludiamo il casco e la cassetta di fiori, mi sarei aspettato una cura nei dettagli di assemblaggio sicuramente maggiore, dal momento che è stato lanciato come un set 18 più. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like mi raccomando, e per chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui miei ultimi video. Naturalmente in descrizione troverete tutti i link alle live di questo set. Detto ciò, io vi lascio, vi mando un bacione e ricordate, solo il meglio è abbastanza. Ciao!